Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi voglio parlare di montare a pelo, vi do un paio di informazioni. La prima informazione è quella di non stare troppo arretrati sul cavallo, quindi cercate sempre di posizionarvi un pochino più avanti che indietro, perché in questa zona qua date meno fastidio al cavallo rispetto che questa zona qua. Ricordatevi che quando noi si monta a pelo il nostro peso è concentrato in un punto piccolo di superficie del cavallo, quindi devo mettermi più in prossimità del garrese in modo da scaricare la maggioranza del peso sugli anteriori, che se mi metto indietro invece vado a spingere qui nel punto centrale che è meno solido della schiena del cavallo. Seconda cosa importante è non dovete montare a pelo con gli speroni, a meno che non siate veramente esperti e abbiate un cavallo veramente solido e preparato. Vi conviene montare sempre senza speroni, ok? Ora in questo caso io sto usando degli scarponi da trekking, ma va benissimo perché non ho le staffe, quindi non ho il problema che mi rimangano agganciati per via del carro armato sulla superficie delle staffe. Per di più poi se io devo scendere al volo, ora non guardiamo America che è bassa come cavalla, però se devo scendere al volo con degli scarponi che mi salvaguardano le caviglie sono più protetto rispetto che se avessi un paio di stivali. Ma al di là di questo dovete fare attenzione a non usare gli speroni. Perché? Perché nel caso che succeda qualcosa, magari passa nel bosco un cane, qualcosa, un fagiano che parte e lei fa uno scarto, uno schizzo, è normale che io per tenermi in sella la prima cosa che farò sarà questa, ok? E se io ho gli speroni succede che, come è successo a una mia collega, si è ritrovata in terra perché con gli speroni era andata ovviamente a toccare ancora di più il cavallo, che aveva incrementato ancora di più la sua fuga, ok? Quindi fate attenzione a non mettervi gli speroni. Ultima cosa, quando montate a pelo ricordatevi sempre che non è una situazione comoda per il cavallo, perché il cavallo diciamo sta molto meglio se lo montate con una buona sella rispetto che a pelo. Tanti dicono no, ma a pelo è meglio. No, non è vero, non è meglio. Non è meglio per noi e non è meglio per il cavallo. A noi ci può servire perché troviamo prima un assetto un pochino più corretto, perché nel caso del pelo o ci stai bene sopra o se no fischi in terra velocemente, ma nello stesso tempo però non è diciamo comodissimo per il cavallo, quindi è preferibile usare una buona sella piuttosto che montare a pelo. Diciamo così, come parametro di riferimento, un cavallo che viene montato regolarmente e che ha una buona schiena, dei lunghi dorsali ben sviluppati e quindi che è in allenamento, potete montarlo anche un'ora alla settimana a pelo, ma altrimenti non è consigliabile montarlo a pelo. Lo potete montare giusto 5 minuti se volete provare a fare qualche cosina, ma non è una cosa che né per voi né per il cavallo è molto utile. Per voi sarebbe utile, però se potete farlo a lungo, ma non potendolo fare a lungo non è utile. Quindi ci sono delle cose, diciamo degli attrezzi che si mettono sul cavallo, che si chiamano bareback in termine tecnico, che vi permettano di avere più grip sul cavallo, perché lei fra un attimo che comincia a sudare, io qui scivolo che sembra ci sia il sapone. Allora gli si mette questi bareback che hanno solamente il sottopancia. Non prendete quelli che hanno le staffe perché sono pericolosi, perché possono ruotare al momento che mettete pressione sulle staffe. Prendete quelli che sono senza staffe, che hanno solo il sottopancia e che sono in velluto, ok? Non quelli che sono in agnellino, per intendersi, perché quelli in agnellino scivolano via come se ci fosse l'olio sul cavallo, mentre quelli in velluto fanno grip sia sul cavallo sia voi riuscite a rimanere molto più aderenti e siete più stabili di conseguenza. Dovete usare meno grip con le gambe, vedete? Anche lei dice, ma devi proprio farlo? Ok, sì, dai. Ok? Quindi vedete un attimo se questa cosa vi può essere utile, fatemi sapere nei commenti se voi amate montare a pelo e in quale occasione l'avete fatto, se vi torna tutto quello che vi ho detto, e se avete dei dubbi fatemi qualche domanda e magari faccio un video di approfondimento. Grazie per adesso, ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.
Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too